Una notte le farfalle volevano conoscere che cosa fosse una candela e dissero: chi andrà a cercare notizie su di essa? Una prima farfalla andò a volare vicino ad un castello e da lontano, dall'esterno, vide una luce che brillava. Tornò dalle altre e con parole dotte la descrisse. Ma un'anziana farfalla che presiedeva l'assemblea le disse: tu nulla sai. E una seconda partì. Arrivò molto vicino, arrivò fino a toccare la cera e nei raggi della fiamma fece degli svoli e poi tornò e raccontò ciò che sapeva. Ma la saggia farfalla le disse: tu nulla più della prima hai conosciuto. Una terza infine si mosse e Debra entrò sbattendo le ali nella fiamma. Tese il suo corpo al caldo abbraccio e in esso si perdette pieno di gioia. Avvolte tutte dal fuoco di porpora e d'oro divennero le sue membra. E quando di lontano la saggia farfalla la vide divenire una cosa sola con la fiamma e pura luce, disse: ecco, ora lei ha toccato la meta. Lei sola sa. Io sono appartenuto all'ordine equestre romano, comandante di uno squadrone di cavalleria sul Reno, funzionario imperiale, prefetto della flotta di Capo Miseno, consigliere personale dell'imperatore, ammiraglio, mastro, storico, filosofo. Ho scritto molte opere, compresa la prima enciclopedia del mondo, il catalogo del mondo antico in 37 volumi, in cui ho parlato di geografia, antropologia, zoologia, agricoltura, botanica, metallurgia, arte e astrologia. Io sono il più illustre cittadino comasco, senza rancore volta, e sono anche l'autore più citato del mondo antico. Non c'è infatti nessuno venuto dopo di me che non abbia detto almeno una volta come disse Plinio, come ebbe a sostenere Plinio, come scrisse Plinio. Ma sopra ogni altra cosa io ho parlato di natura. Essa ci accoglie al momento della nostra nascita e una volta venuti al mondo ci nutre, ci sorregge sempre e alla fine ci riabbraccia nel suo grembo. E allora soprattutto lei ci ricopre come una madre. Per nessun beneficio è più sacra che per quello con cui rende sacri anche noi, portando su di sé le nostre tombe con le iscrizioni funebri e prolungando il nostro nome contro la brevità del tempo vissuto. Essa è mite, è gentile, è benevola, è sempre servizievole ai bisogni dei mortali. Pensate che cosa non offre spontaneamente e che cosa non produce se costretta, quali odori, quali sapori, quali succhi, quali piaceri al tatto e colori alla vista. Pensate con quanta onestà restituisce il capitale depositato in lei. È per questo che i suoi precetti non vanno mai messi in discussione e le regole per un rispettoso rapporto con la natura vanno cercate nella natura stessa e sta all'uomo trovarle attraverso il viaggio nei regni animale, vegetale e minerale. Ed ecco qual è stato il mio compito. Io dovevo tornare per portarvi il suo messaggio. Solo il sapere è il vero bene dell'uomo. Quello stesso uomo che ha un rapporto così stretto con le stelle, essendo la sua anima un pezzetto del cielo. Essa infatti è una favilla del fuoco eterno nel quale tornerà a fondersi dopo la morte. È per questa favilla che si accende in lui il desiderio di conoscere e penetrare i misteri dell'universo. Per questa favilla che in lui l'uomo ha progredito. Perché gli uomini sono tutti cercatori. Anche io sono stato un cercatore. Noi siamo come le farfalle. Siamo attratti dalla conoscenza, siamo degli esseri vuoti e oscuri e grazie alla conoscenza ci riempiamo e ci illuminiamo.
pop. Sì, io sono stato molto pop, ancora prima che questa parola fosse inventata. Protomartire della scienza sperimentale mi definì poi un vostro contemporaneo. Io sono stato il primo divulgatore scientifico della storia. E so che adesso voi avete qui un mio discepolo. Come si chiama? Quello con la barba, col capello un po' mosso? Alberto Angela, grazie, esatto. Sì, mi piace quel ragazzo. Farà strada se seguirà i miei passi. Sì, ma, signori, comodi. Non necessita che vi alziate in mia presenza. Dopotutto io sono soltanto un uomo. Sono affaccendato nelle mie occupazioni di ogni giorno e mi dedico alle mie opere nei ritagli di tempo, vale a dire di notte, affinché qualcuno di voi non pensi che in quelle ore io me ne sia rimasto inoperoso. Di giorno svolgo i miei compiti, le ore di sonno sono quelle strettamente necessarie alla mia salute e mi accontento di quest'unica ricompensa che mentre rimugino codeste cose, io in realtà aggiungo ore alla mia vita. Perché possiamo infatti affermare con assoluta certezza che vita vigilia est, vivere è vegliare. E io mi sono offerto come guida, pur consapevole delle numerose critiche che mi sono state mosse contro, ma anche, devo essere sincero, del grande apprezzamento del popolo comune, proprio quell'umile vulgus a quale io mi riferivo. E ancora oggi ci sono dei buontemponi, chiamiamoli così, che denigrano la mia figura attaccandosi a delle cose da me scritte che sono poi risultate delle fandonie. Sì, lo so che ho scritto che se prendi il piede sinistro di un camaleonte, lo bruci e lo metti in un vaso di legno, chi porta quel vaso non può essere visto da nessuno. Va bene, l'ho scritto. E poi mi sono occupato anche di depilazione femminile, sì, anche di quello, e ho scritto che potrebbe essere utile il sangue di pipistrello, se volete provare. Oppure che se una donna vuole rimanere incinta di un figlio maschio, sarà sufficiente che mangi un topo. O anche, visto che siamo in zona, che le cicogne non sorvolano il Lario e le gazze si fermano a 8 chilometri di distanza. E poi sì, ho scritto anche che nella Scizia esistono dei popoli che hanno un occhio solo al centro della fronte, altri che hanno la testa a forma di cane e altri ancora che hanno 8 dita in ciascun piede e sono rivolti all'indietro. Va bene, d'accordo. Ho scritto delle grandissime scemenze. Ma è facile giudicarle adesso, quando millenni di ricerca e strumenti scientifici hanno aiutato l'uomo a comprendere. Io avevo solo 2 strumenti a mia disposizione: i miei occhi e le mie orecchie, e io ho osservato, ho ascoltato e ho tratto le conclusioni in base alle convinzioni della mia epoca. Ed è così che ho narrato tutte queste cose e molte altre, e poi sono morto. Dai, direte voi, hai avuto una vita intensa, no? Fortes fortuna juvant. Sì, non mi posso certo lamentare, ma vi assicuro che anche la mia morte è stata intensa. Bisogna morire in piedi, si diceva ai miei tempi. E ora ci rido su, dopo 2000 anni. Ma vi assicuro che allora non ridevo per niente. Quella notte io ho visto la luce. Io ho visto la fiamma della conoscenza in tutto il suo splendore. Quella notte io sono arrivato più vicino di chiunque altro e siccome ho visto troppo non ho potuto vedere più. Io ho raggiunto il limite massimo. Ho superato le colonne d'Ercole, a ciò che l'uomo più oltre non si metta, perché all'umanità serve sempre qualcuno che vada oltre il limite. Ebbene, io sono andato oltre, perché io ero lì, a Pompei, 2000 anni fa, proprio quel giorno, o meglio, quella notte. La scossa di terremoto fu così forte che sembrò non che si scuotesse, ma che crollasse ogni cosa. E aveva già fatto giorno più di un'ora, eppur tuttavia la sua luce era quasi incerta, quasi languente. E benché noi fossimo in uno spazio aperto e le case attorno a noi fossero già crollate, grande era il timore di un nuovo crollo.
E allora ci parve bene di uscire dalla città. E ci segue una folla sbigottita che incalza e preme chi fugge. E una volta fuori assistemmo a gravi fenomeni e gravi pericoli. Una nera ed orrenda nube, squarciata dal rapido volteggiare di un vento infuocato, si apriva in lunghe lingue di fuoco che parevano lampi e più che lampi. E sulle nostre teste iniziò a cadere una strana cenere. Mi volto e vedo sovrastarmi una densa nube di caligine che quale torrente spargendosi a terra ci incalza. Fuggiamo, dissi io, finché ci si vede, prima che la folla dietro di noi ci travolga. E poi si fece notte, non di quelle nuvolose e senza luna, ma come quando si è chiusi in un luogo senza luci. E voi avreste udito le urla dei mariti, i pianti delle madri, i gemiti dei bambini, gli uni che cercavano a gran voce i padri, gli altri i figlioli. C'era chi commiserava la propria sorte e chi quella dei propri cari. C'era chi per timore della morte la invocava e chi invocava gli dei, e molti altri ritenevano che non ve ne fossero più e che quella notte dovesse essere l'ultima notte del mondo. Poi si fece un po' chiaro, ma nemmeno questa era la luce del giorno, piuttosto il bagliore del fuoco che si avvicinava, e poi nuova oscurità e nuovo nembo di fitta cenere. E noi ci alzavamo a tratti per scrollarcela di dosso, altrimenti ne saremmo rimasti, se non coperti, schiacciati. E poi la vidi. Innanzi a me, bellissima. Colei che ho cercato per tutta la vita e solo perdendo la vita ebbi modo di trovare. Eccola lì. Innanzi a me la fiamma della conoscenza. Essa mi chiama a sé, esige che entri in lei, il più grande amplesso che mai uomo abbia conosciuto. Lei vuole essere compresa da tutti. E io sento la mia pelle cadere carbonizzata dal corpo, mentre la mia anima si mischia alla cenere e vola via e viene portata dal vento per mischiarsi insieme alle stelle, un tutt'uno. La polvere della quale ero costituito torna da dove sono venuto e io finalmente sono di nuovo a casa. E sento tutto quello che ho solo letto e scritto nei libri. Io sento le stelle, gli astri, le comete, sento il buio e il vuoto, sento il caos e il cosmo. Io sento la vita della terra nella mia vita che se ne va. Io brucio d'amore per te. Eccomi, fiamma della conoscenza, prendimi! Io e te, una cosa sola per sempre! Io sono la farfalla nella fiamma.